Ciao ragazzi, oggi vi spiego come imposto un tempo variabile o variable click all'interno dei miei progetti. Un'ottima strategia che utilizzo per mantenere tutti i miei strumenti virtuali in griglia e perfettamente quantizzati senza sacrificare troppo realismo, fluttuazioni di tempo come accelerandi o rallentandi, oppure eventuali passaggi musicali sincronizzati con le immagini. Per prima cosa ci dobbiamo assicurare che il piano sketch, così come i marker e tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno, siano in modalità lineare. Se vi manca questo pulsante, potrete aggiungerlo cliccando sulla rotella qua sotto, Instrument, e aggiungete la voce Toggle Time Base e avrete il vostro bottone. Dopodiché andremo a sfruttare la funzione Time Warp di Cubase in modalità musicale. Questa ci consentirà di impostare un minimo le prime battute e avere un pre-count, in questo modo. Ora possiamo sfruttare la traccia MIDI che ho nominato Tap Tempo per poter segnare noi ogni singola pulsazione seguendo il piano sketch mano a mano che viene suonato. Non ci resta che allineare in modo corretto la nostra traccia MIDI, facendo sì che la seconda nota coincida, togliamo il grid, coincida con la seconda nota del piano sketch. Ogni volta è un punto di riferimento diverso, chiaramente. E la prima nota deve assolutamente coincidere con la battuta 62, quindi in questo caso le tagliamo la testa. Dopodiché sfrutterò la funzione MIDI function merge tempo from tapping ed ecco il mio tempo variabile. In questo modo non solo ho registrato il rallentando finale tra battuta 67 e 69, ma anche tutte queste micro fluttuazioni tra battuta 62 e la finale. Questo mi consentirà di impostare in griglia quantizzati tutti i miei strumenti, preservando le fluttuazioni di tempo. Andiamo ad allineare nuovamente tap tempo, come abbiamo fatto precedentemente. In questo caso dalla testa, in questo modo così. E procediamo con MIDI function merge tempo from tapping. Andiamo a vedere cosa si sente. Direi perfettamente allineato. Nel caso abbiamo alcune incongruenze, tipo questo inizio o tipo questi punti che non sono esattamente allineati, abbiamo due possibilità. Se il nostro tempo ci sembra abbastanza lineare, con salti suonabili, se vogliamo, possiamo semplicemente quantizzare la nostra parte di pianoforte o qualunque strumento esso sia e poi assicurarci di rimetterla in modalità musicale, così che se facciamo altre modifiche verrà modificata secondo il tempo.
Se invece vogliamo mantenere o vogliamo affidarci alla nostra parte, al nostro piano sketch, andremo a fare qualche piccola modifica laddove sarà necessario, sempre facendo uso del nostro time warp. Nel caso non si abbiano grossi dote pianistiche oppure ci si voglia affidare ad un altro strumento, magari un solista o a delle percussioni, non c'è nessun problema. Io per esempio in questo caso ho scritto semplicemente il tema e l'ho orchestrato successivamente. Quindi andremo sempre a impostare la cosa alla solita maniera. Allineiamo la prima nota. In questo caso una battuta di 4 quarti diventa difficile portarla a questo tempo, ma non c'è nessun problema. Innanzitutto allineiamo le prime 2 battute. E poi vorrà dire che avremo una battuta di 2 quarti, dove magari in questo caso inseriremo anche un pick up, come ho fatto nella versione originale. Questa è già una versione molto a tempo, l'avevo pensata molto a tempo, ma ci sono comunque delle micro fluttuazioni. Potrebbe valere la pena di utilizzare il tap tempo per sincronizzarla al massimo e avere tutto quanto in griglia. Nel mio caso è stato molto utile perché poi questa parte è stata completamente orchestrata da strumenti cinesi e quindi ho avuto la possibilità di layerare strumenti assieme, di fare controcanti, di fare tutto quello che era necessario senza dover fare niente che andasse fuori dal grid e dalla quantizzazione, e questo velocizza di molto il lavoro. E nel momento in cui avremo tutto quantizzato e in griglia, sarà anche più facile esportare la parte in un programma di notazione musicale come Sibelius, Dorico o Finale, per poi far suonare la nostra parte a strumentisti veri o a un'orchestra. Ok, per questo episodio è tutto e io spero tanto che questo strumento possa aiutarti tanto quanto aiuta me. Se ti sono piaciute le mie musiche, invece, lascio qui sotto un link del corto completo con le musiche composte da me al suo interno.